Ciao amici, benvenuti sul mio canale. Sono l'astrologa Aishe Aslan. Eccomi qui con i commenti per il mese di luglio. Nel mese di luglio entriamo in un periodo piuttosto intenso e movimentato. Il 7 luglio Urano entrerà nel segno dei Gemelli. Ho spiegato questo argomento in un video separato, amici. Se volete guardarlo, potete cliccare su questo video e ascoltare i dettagli specifici per il vostro segno. Lascio qui il link, amici. Il 10 luglio avremo una luna piena in Capricorno. C'è anche un aspetto di trigono e sestile che riceve dai nodi lunari. Dal punto di vista del destino, ci aiuterà a determinare la nostra direzione nella vita e renderà visibili gli eventi per noi. Spiegherò i dettagli di tutto questo. Questa luna piena avverrà a 18 gradi e 50. Il 24 luglio ci sarà una luna nuova in Leone. Ciò accadrà a 2,8 gradi. C'è un aspetto di trigono, scusate, non quadratura, che riceve da Saturno e Nettuno, amici. Cercherò di spiegare anche questa nuova luna che si verificherà in Leone, con tutti i dettagli, nel corso del video per quanto possibile. E ovviamente, come sempre, inizia il nostro classico Mercurio retrogrado. Ragazzi, i giorni d'ombra iniziano l'ultimo giorno di giugno, cioè il 30. Il 30 giugno iniziano gli effetti. La retrogradazione inizierà il 17 luglio 2025 e continuerà fino al 12 agosto 2025. E ovviamente gli effetti continueranno ancora sotto forma di giorni d'ombra e sentiremo ancora le sue influenze fino al 25 agosto 2025. Realizzerò anche un video separato su questo Mercurio retrogrado, ma accennerò brevemente anche in quale casa avverrà e che tipo di effetto avrà. Ora, prima di passare ai commenti sui segni zodiacali, sarò felice se vi iscrivete al mio canale, attivate notifiche e mi sostenete. Il mio canale cresce grazie al vostro supporto. Vi ringrazio per il vostro tempo e impegno. Passiamo ai commenti sui segni zodiacali. Ciao, Ariete e chi ha l'ascendente in Ariete. Innanzitutto, se dovessimo parlare brevemente del transito di Urano che avverrà il 7 luglio, Urano è un pianeta che porta eventi improvvisi e inaspettati. Nel segno dei Gemelli aumenterà notevolmente il vostro traffico comunicativo e accordi, contratti, firme possono diventare particolarmente evidenti in questo periodo e questa influenza continuerà anche per i prossimi 7 anni, amici. Vivrete in modo piuttosto intenso temi come vicini, cugini, parenti, comunicazione, accordi, contratti e firme. In questi ambiti potreste anche attirare nella vostra vita sviluppi improvvisi e inaspettati. Soprattutto se avete pianeti a 0, 1 o 2 gradi, significa che inizierete a sentire questa influenza già quest'anno. Ora, oltre a questo, il 10 luglio ci sarà una luna piena nel segno del Capricorno. Questa luna piena avrà luogo a 18 gradi e 50, amici. Controllate i vostri pianeti personali, per favore. Se avete un pianeta personale a 18 gradi o nei pressi di quel grado, con una tolleranza di più o meno 3 gradi, riceverete un'influenza diretta. Questa luna piena forma un trigono e un sestile con il nodo sud e il nodo nord lunare. Naturalmente, qui parleremo dell'aspetto di trigono, perché formerà un trigono con il nodo sud lunare. Ora, il segno del Capricorno rappresenta per voi la casa della carriera. In questo periodo potrebbe esserci uno sviluppo importante riguardante la vostra carriera. Poiché il nodo sud lunare porterà con sé l'energia della Vergine, durante questa luna piena potreste ricevere molte critiche dai colleghi di lavoro o dai membri del vostro team, dato che riguarda la sesta casa. All'improvviso potreste pensare: basta, non ne posso più di questo posto. Tutti parlano, ma quando si tratta di agire non c'è nessuno. Quindi potrebbe verificarsi un cambiamento improvviso e inaspettato nella direzione della vostra carriera. Se vi aspettate di dovervi assumere delle responsabilità, come ad esempio avviare una vostra attività, in questo periodo potreste prendere decisioni e fare passi importanti per lasciare un lavoro che vi annoia o vi opprime, al fine di avviare finalmente la vostra impresa, amici. Se avete una vostra attività, potrebbe esserci un membro del vostro team che, pur parlando molto, non riesce a passare all'azione su molte questioni e potreste sentire che è arrivato il momento di separarvi da questa persona. A causa del ritmo intenso e della fatica nel vostro lavoro, potreste avere alcuni disturbi fisici,
Dovete prestare particolare attenzione a questi aspetti, amici, perché potrebbero esserci situazioni in cui siete estremamente stanchi, sia mentalmente che fisicamente, vi sentite logorati e non riuscite più a tollerare certe cose. In breve, che sia positivo o negativo, tutto dipenderà ovviamente dalle vostre carte natali, ma il tema principale sarà un periodo in cui vi sentirete un po' stanchi e oppressi dalle responsabilità, dalla salute e dalle iniziative legate al lavoro e alla carriera, e sentirete di dover avviare un cambiamento. Come sapete, con Saturno e Nettuno che avanzano nel vostro segno, è giunto il momento di smettere di lasciare il controllo della vostra vita agli altri, di lavorare per gli altri e di iniziare invece a creare la vostra attività o a progredire nella vostra carriera. E il cielo vi sostiene molto in questo, amici. Il segno dell'Ariete, del resto, è già di per sé inarrestabile. Per questo motivo nessuno cerca di fermarvi. Siate certi che le difficoltà che state vivendo servono solo a farvi prendere coscienza di voi stessi e della vostra forza. Vorrei sottolineare proprio questo, amici. Passiamo ora al nostro famoso Mercurio retrogrado. Questa retrogradazione avverrà ora nel segno del Leone. Il moto retrogrado inizierà il 17 luglio a 15 gradi e 32 primi. Proseguirà fino a 4 gradi e 18 primi. In altre parole, questo periodo di retrogradazione continuerà fino al 12 agosto. Ma se consideriamo anche i giorni d'ombra prima e dopo, l'influenza si estende dall'inizio di luglio fino alla fine di agosto. Non dimenticatelo, amici. Ora, come influenzerà questo periodo la vostra vita? Naturalmente, il segno del Leone corrisponde per voi alla quinta casa, la casa dell'amore. Questo significa che un vecchio amore potrebbe bussare di nuovo alla vostra porta, amici. Vecchi amori potrebbero tornare. Una relazione che in passato è stata motivo di orgoglio o di principio potrebbe tornare alla ribalta in questo periodo, riaccendersi e portarvi a un momento emozionante in cui potreste dire: allora, cosa stiamo aspettando? Sposiamoci. Naturalmente, nelle relazioni attuali potrebbero anche verificarsi azioni improvvise, reattive e impulsive, che per questioni di orgoglio o di principio potrebbero portare a porre fine alla relazione, amici. Facciamo attenzione a queste cose, mi raccomando. Se amiamo, se diamo valore, se vogliamo intraprendere la strada del matrimonio, sarà a nostro vantaggio cercare di sistemare le cose e impegnarci, evitando azioni impulsive e senza trasformare tutto in una questione di orgoglio o principio. Naturalmente, se parliamo di figli, la comunicazione con i nostri bambini sarà particolarmente importante. Potrebbe esserci uno sviluppo nella loro vita, potrebbero prendere decisioni importanti a livello personale nella loro vita. Temi come la gravidanza o la nascita potrebbero nuovamente entrare nella nostra vita o diventare parte della nostra attualità. D'altra parte, se nostro figlio è in età da matrimonio, allora gli sviluppi nella sua vita potrebbero influenzare direttamente anche noi. Durante questa fase di crescita di nostro figlio potremo anche sperimentare e notare il suo successo e la sua autostima, amici. Ora, oltre a questo, proprio mentre si verifica questa retrogradazione di Mercurio in Leone, il 24 luglio ci sarà una luna nuova nel segno del Leone. La luna nuova avrà luogo ai primi gradi del Leone, precisamente a 2,8 gradi. Questa formerà anche un aspetto con Saturno e Nettuno. Come sapete, Nettuno e Saturno si trovano nel vostro segno. Per quanto riguarda l'amore, qui possiamo pensare che un vecchio amore torni rapidamente e che si vada velocemente verso il matrimonio. Oppure potremmo fare una proposta di matrimonio a qualcuno che ci piace molto, di cui siamo innamorati e verso cui ci sentiamo molto coraggiosi. O potremmo ricevere una proposta di matrimonio da qualcuno che prova questi sentimenti per noi. I vecchi amori si riaccendono. Nelle relazioni esistenti si stanno vivendo cambiamenti e trasformazioni significative. Potrebbe anche essere un periodo in cui mettiamo in discussione le nostre relazioni. Bisogna fare attenzione. In questo periodo c'è anche la possibilità di danneggiare le nostre relazioni esistenti assumendo atteggiamenti egoistici e trasformando tutto in una questione di onore o orgoglio. Il periodo retrogrado può portare sia il bene che il male, amici. Facciamo particolare attenzione a questi aspetti e spero che possiate trarne il meglio. Sono molto fiduciosa per il mese di luglio. Sono molto entusiasta. Davvero, è un periodo pieno e ricco di emozioni. Ovviamente, con i suoi alti e bassi, ci saranno sviluppi molto belli che si faranno sentire in modo intenso e tra coloro che ne saranno maggiormente influenzati ci sarete proprio voi.
perché la retrogradazione di Mercurio, Saturno e Nettuno formeranno degli aspetti e tutti questi pianeti si trovano già nel segno dell'Ariete. Cioè la vostra vita brilla, si illumina, la vostra energia aumenta, davvero sia la luna nuova in Leone sia il passaggio di Mercurio nel segno del Leone vi faranno sentire a volte che non c'è nulla che io non possa fare, vi spingeranno a mettervi in mostra. Farai discorsi audaci. Possiamo davvero dire che la vostra stella sta brillando, amici. Questo mese prendete il controllo della vostra vita, abbiate molta cura di voi stessi, arrivederci. Ciao Toro e chi ha l'ascendente in Toro. Amici, il mese di luglio si preannuncia molto movimentato. Cosa ci aspetta? Ovviamente il 7 luglio c'è il passaggio di Urano nel segno dei Gemelli. Innanzitutto questo passaggio rappresenta un periodo di 7 anni, amici. Non dimenticatelo, anche se solo in parte, Urano tornerà nel segno del Toro, poi proseguirà il suo viaggio nei Gemelli. Ho un video speciale in cui spiego questo effetto, potete guardarlo da qui. Non è andata bene. Potete guardarlo da qui, amici. Ora, oltre a questo, ovviamente il 10 luglio avremo una luna piena che si verificherà nel segno del Capricorno. La luna piena di questo mese creerà uno degli effetti più importanti. Avverrà a 18 gradi e 50. Questa luna piena si verificherà soprattutto in un segno di terra come il vostro. Vi formerà anche un aspetto di trigono diretto e per questo motivo riceverete un'influenza diretta. Possiamo dirlo chiaramente. Siccome si verificherà soprattutto a 18 gradi, se avete pianeti a 18 gradi più o meno 3 gradi, sarete direttamente e immediatamente influenzati. C'è un aspetto di trigono con il nodo lunare sud e un sestile con il nodo lunare nord. Naturalmente il nodo lunare sud si trova nel segno della Vergine. Per questo motivo potrebbe portare alcune difficoltà o problemi in ambito amoroso, potrebbe creare alcune situazioni difficili o problematiche riguardanti l'educazione di vostro figlio, questioni legate ai bambini, la gravidanza o il parto e per questo motivo potrebbe anche portare nella vostra vita alcune responsabilità inaspettate, mettendole al centro della vostra attenzione. Inoltre, quelle responsabilità che vi assumete vi faranno brillare, vi faranno crescere, vi renderete conto di fare le cose con convinzione e in realtà riceverete anche un'energia positiva. Anche se può sembrare un impegno o una responsabilità, voi siete persone che amano assumersi delle responsabilità, perché appartenete al segno di terra. Ora passiamo al fatto che il 17 luglio inizierà il Mercurio retrogrado. In realtà, già dall'inizio di luglio, con i cosiddetti giorni d'ombra, inizieremo a sentirne gli effetti in modo significativo. Naturalmente il retrogrado inizierà il 17 luglio e continuerà fino al 12 agosto, amici. Successivamente continueremo comunque a sentirne gli effetti fino al 25 agosto. Quindi per 2 mesi sentiremo su di noi l'energia del Mercurio retrogrado. Naturalmente, poiché questo Mercurio retrogrado per voi si trova nel segno del Leone, cioè nella quarta casa, porta alla mente temi legati alla casa, alla famiglia, al focolare, come comprare o vendere casa, fare ristrutturazioni o riparazioni, traslocare, cambiare la nostra sistemazione abitativa o intraprendere azioni per abbellire la nostra casa, amici. Prima di tutto potrebbe trattarsi di uno sviluppo improvviso, inaspettato e rapido. Sapete, un cambio di casa fatto con l'atteggiamento l'ho fatto e basta potrebbe poi portarvi a pentirvi in seguito. Vorrei sottolineare questo punto prima di tutto. Amici, ora potreste voler abbellire la vostra casa e per questo potreste essere tentati di spendere molto in modo esagerato. Queste spese dopo un po' vi porteranno ad acquistare cose inutili. Mi raccomando, fate attenzione, amici. E naturalmente, se avete intenzione di acquistare qualcosa di elettronico o degli elettrodomestici per la casa, c'è la possibilità che ci siano dei difetti o dei danni. Se dovete acquistare qualcosa, vi consiglio di farlo prima che finisca il mese di giugno. Durante il periodo retrogrado, in particolare tra il 30 giugno e il 25 agosto, vi sconsiglio di acquistare, perché alla fine potreste pentirvene, amici. Oltre a questo, ovviamente ci sarà anche una luna nuova nel segno del Leone. Si verificherà il 24 luglio. Il Mercurio retrogrado non sarà in congiunzione diretta. Uno sarà all'inizio, l'altro alla fine, in termini di gradi, ma comunque ci farà sentire un certo dinamismo nel segno del Leone. E ovviamente c'è anche un aspetto di trigono che riceve da Saturno e Nettuno, amici, e ricordate che Saturno si trova nella vostra 12ª casa. E naturalmente potreste sentire improvvisamente, rapidamente e in modo inaspettato
il bisogno di trasferirvi. Se questa è davvero una situazione ben ponderata e già considerata in precedenza, non c'è alcun problema nel procedere. Ma se decidete di vendere in modo del tutto inaspettato, potrebbero esserci delle illusioni o degli errori di valutazione. Potreste acquistare un immobile che in seguito non vi piacerà più e che vorrete cambiare o rivendere. Oppure avete preso una casa in affitto e poi potreste pentirvene e trasferirvi in un'altra completamente diversa. Conviene fare attenzione. Azioni non ponderate, soprattutto in questo periodo e in particolare riguardo alle questioni abitative, possono creare problemi. Naturalmente potrebbero esserci delle conversazioni in famiglia, sia con i nostri parenti più anziani, sia con le persone con cui viviamo. Atteggiamenti egocentrici, frasi dette dall'alto in basso, purtroppo possono creare crisi in questo periodo. Si potrebbero assumere atteggiamenti del tipo «l'ho fatto io, non intromettetevi». E se anche voi rispondete con lo stesso atteggiamento, potrebbe nascere una tensione all'interno della famiglia. Sarebbe meglio, amici, evitare di ferire i sentimenti e cercare di essere un po' più positivi e ottimisti. Vorrei anche sottolineare questo punto. Ovviamente la luna nuova significa nuovi inizi, ma la presenza della retrogradazione di Mercurio qui ci dice che non dobbiamo trascurare la possibilità di commettere errori. Soprattutto se avete un pianeta personale a 2 gradi o nelle vicinanze, allora sarete influenzati in modo più positivo. Ma altrimenti sperimenterete gli effetti della retrogradazione di Mercurio durante questa luna nuova e questo potrebbe farvi vivere il periodo in modo un po' problematico e difficile, amici. Se invece avete un pianeta a 2 gradi, qui non c'è molta possibilità di errore. Cioè, le azioni che intraprenderete in quel momento daranno risultati più positivi. Ma soprattutto, se avete un pianeta tra i 4 e i 14-15 gradi, allora la situazione potrebbe essere un po' più problematica, difficile e complicata, amici. Conviene fare attenzione. Vi consiglio di pensarci 2 volte e agire una sola volta. In particolare, questa retrogradazione di Mercurio potrebbe spingervi ad acquistare apparecchi elettronici o elettrodomestici e c'è la possibilità che, a lungo termine, possiate avere grossi problemi con questi acquisti. Lo dico perché durante la retrogradazione di Mercurio di solito gli apparecchi elettronici si guastano, oppure è difficile notare i difetti o le imperfezioni degli oggetti acquistati. Per questo vi consiglio di essere prudenti, amici. Ma se consideriamo gli effetti generali, stiamo davvero attraversando un periodo in cui la nostra vita accelera e le energie positive sono molto alte. Se prestiamo solo un po' di attenzione a questi aspetti, abbiamo ancora più possibilità di vivere in modo positivo. Potete pensare a queste situazioni come a delle buche lungo il percorso della nostra vita. Spero che sappiate sfruttare al meglio questo periodo, amici. A presto, arrivederci. Ciao gemelli e chi ha l'ascendente in gemelli. Sì, sono qui con le previsioni per il mese di luglio. Il mese di luglio arriva davvero pienissimo, ricco di energia e con tantissima varietà, perché Urano cambia segno e passerà proprio dal vostro ascendente. Ovviamente, se avete pianeti ai primi gradi, 0 gradi, 1 grado, 2 gradi, riceverete un'influenza diretta da questo passaggio. A partire dal 7 luglio questo transito avrà luogo. La vostra comunicazione sarà piuttosto intensa. Potrebbero esserci decisioni improvvise e inaspettate, nuovi temi nella vostra vita. Le vostre idee saranno prese maggiormente in considerazione, oppure una confusione o un caos nella vostra mente potrebbe magari portarvi a un punto in cui guadagnerete del denaro. Insomma, qualcosa di stravagante, ma che potrebbe davvero creare un cambiamento miracoloso e una trasformazione nella vostra vita, amici. Naturalmente, che questo sia negativo o positivo dipenderà dalle vostre carte natali. E non dimenticate questo. Anche se si tratta di un effetto improvviso, inaspettato e negativo, in realtà quell'evento che cambia le cose scatena qualcosa che dovremmo lasciare andare e ciò che percepiamo come negativo in realtà ci porta a eliminare completamente dalla nostra vita una situazione, un argomento o una persona che non ci serve più. Quando vi adattate alle condizioni che cambiano, riuscirete a coglierlo rapidamente e integrando quella novità nella vostra vita, attirerete anche il miracolo. Non dimenticatelo. La vostra mente comunque non smetterà mai di lavorare a partire da questo transito di Urano in Gemelli. Ho già spiegato questo argomento in un altro mio video, amici. Se volete potete guardarlo. Vi lascio il link qui sopra.
Ora, il 10 luglio ci sarà una luna piena nel segno del Capricorno, considerando che questa luna piena avverrà a 18 gradi e 50, se avete dei pianeti a questi gradi, sarete direttamente influenzati dalla luna piena in Capricorno, amici. Ora, il Capricorno per voi rappresenta l'ottava casa. Questo potrebbe creare innanzitutto un'importante agenda riguardante questioni come crediti, debiti, eredità, dare e avere. Potrebbero esserci alcune conversazioni in famiglia, potrebbero essere prese alcune decisioni e questo potrebbe influenzarvi direttamente. Ad esempio, richiedere un prestito, comprare una casa, vendere una casa, trasferirsi, cioè perché riceverà un'influenza dal nodo lunare sud. Dato che il nodo lunare sud si trova anche nella vostra quarta casa, possiamo pensare che ci sia un effetto di cambiamento e trasformazione riguardo l'acquisto o la vendita di una casa, la famiglia, la casa in generale, e che venga presa una decisione importante che comporta anche un onere finanziario e che sarete costretti ad assumervi una responsabilità a riguardo. Ma più sono alti i guadagni, più saranno alte anche le spese. E più sono alte le spese, maggiore sarà anche il guadagno corrispondente. Possiamo interpretare questa situazione come l'importante è che non rinunciate ad assumervi le vostre responsabilità. Oltre a questo, ovviamente, il 17 luglio ci sarà una retrogradazione di Mercurio. Avverrà nel segno del Leone, amici. Ora, il segno del Leone, e tra l'altro Mercurio è il vostro pianeta dominante. Per questo motivo le retrogradazioni di Mercurio sono molto importanti per voi. E poiché questa retrogradazione avverrà nel segno del Leone e nella vostra terza casa, potrebbe causare alcuni problemi di comunicazione. Parenti, fratelli, cugini, vicini di casa possono verificarsi alcuni sviluppi improvvisi e inaspettati riguardo a queste persone. Se assumete un atteggiamento egoistico e vi esprimete in modo superiore, potrebbe scoppiare automaticamente un conflitto, una crisi di ego con loro. I toni potrebbero alzarsi troppo. Mi raccomando, fate particolare attenzione a questo aspetto, ma se pensiamo al lato positivo, sarà anche un buon momento per riunirsi con fratelli o cugini che non vedete da tempo e se ci sono stati litigi, per riconciliarsi e sistemare le cose, amici. Gli effetti di questi inizieranno dal 17 luglio 2025, o meglio, da qui inizierà il moto retrogrado, ma in realtà i loro effetti inizieranno dal 30 giugno. Il moto retrogrado inizierà il 17 luglio. Questo periodo retrogrado continuerà fino al 12 agosto. Considerando anche i giorni d'ombra, sentiremo i suoi effetti fino al 25 agosto. Questi argomenti occuperanno davvero un posto importante nella nostra vita. In breve, la comunicazione, la famiglia e la sfera domestica diventano particolarmente centrali. Inoltre, qui si verificherà anche una luna nuova, amici. E adesso ve ne parleremo. Il 24 luglio ci sarà una luna nuova nel segno del Leone. Avverrà a 2 gradi e 08 minuti. Soprattutto se avete un pianeta a 2 gradi o nei pressi di questa posizione, riceverete un'influenza diretta e immediata. Fa anche un aspetto di trigono con Saturno e Nettuno, amici nel segno dell'Ariete. Ora, cosa significa tutto questo? Ritrovarsi con gli amici, socializzare, incontrarsi con i fratelli, socializzare. Se tra di noi ci sono problemi, questioni irrisolte o difficoltà, questo è un periodo favorevole per risolverli e per fare progetti per il futuro. Tuttavia può anche scatenare una crisi improvvisa, inaspettata, che non era stata pensata o discussa prima. Fate attenzione a questo. Potete tenere un discorso da qualche parte con coraggio. Potete salire sul palco. Magari potete preparare una presentazione e tenere un discorso rivolto alle persone o a un pubblico. Se proprio non sapete, in qualsiasi ambiente in cui vi troviate, le vostre parole saranno molto discusse, rispettate, a volte criticate, a volte potreste diventare un bersaglio e altre volte potreste essere molto apprezzati. Perché qui sarà molto importante cosa dite e come lo dite, amici. Quando Mercurio è retrogrado, cioè quando il vostro pianeta dominante si trova in una posizione un po' problematica, bisogna pensare 2 volte prima di parlare. Un tono troppo altezzoso e discorsi egoistici purtroppo possono creare problemi e difficoltà, mentre invece un modo di parlare sicuro di sé, ambizioso ma più gentile, può davvero rendervi molto professionali e farvi brillare. Nei contesti in cui vi trovate, tutti potrebbero parlare di voi. Le vostre idee potrebbero essere considerate molto più importanti. Anzi, posso dirlo così. Potete fare passi così coraggiosi e dire cose così belle e audaci che se non riuscite a sostenerle potrebbe andare molto male, ma se invece riuscite a sostenerle, cioè se riuscite a fare un discorso solido, ci saranno davvero molte persone che vi seguiranno riguardo al lavoro, alla carriera
e ai vostri progetti futuri, amici. Oppure potrebbero entrare nella vostra vita persone che vorranno fare un percorso insieme a voi, che vi faranno importanti offerte di lavoro, sia gli effetti della luna nuova che quelli della retrogradazione, così come i primi movimenti ancora infantili di Saturno e Nettuno, cioè i loro primi passi nei primi gradi, sembrano davvero destinati a far brillare la vostra stella. Naturalmente che questi effetti siano positivi o negativi può variare a seconda delle nostre vite individuali, amici. Non dimenticatelo, spero che possiate trarne il massimo beneficio. Abbiate molta cura di voi stessi. Arrivederci. Ciao Cancro e ascendente Cancro. Sono qui con le previsioni per il mese di luglio. Il mese di luglio si preannuncia davvero meraviglioso perché infatti Giove è già passato nel segno del Cancro, vi ha davvero illuminato, vi ha resi più belli. Ha iniziato a portare effetti molto significativi nella vostra vita. Naturalmente, se avete pianeti ai primi gradi, avete vissuto effetti ancora più intensi. Ma se guardiamo all'ottimismo, posso dire che anche se siete agli ultimi gradi, avete già iniziato a sentire quell'ottimismo su di voi. Ora, il 7 luglio, Urano entrerà nel segno dei Gemelli durante il mese di luglio e qui inizierà i primi passi del suo viaggio di 7 anni. A proposito, ho girato un video su questo, amici. L'ho spiegato in dettaglio, segno per segno. Lascio il link di quel video qui. Se volete potete ascoltarlo qui in modo dettagliato. Il 10 luglio avremo una luna piena che si verificherà nel segno del Capricorno. Ora, questa luna piena potrebbe portare alcune responsabilità, alcune iniziative nella nostra vita. Sarà in una posizione e in una situazione che riguarda direttamente soprattutto il matrimonio e le nostre collaborazioni. Amici, dato che riceve anche un trigono e un aspetto sestile dai nodi lunari, una proposta che arriva dal nostro partner o dal nostro socio potrebbe avere un grande impatto di cambiamento e trasformazione nella nostra vita. Se ci sono alcune difficoltà nei guadagni o nel lavoro del vostro partner, si possono fare iniziative importanti per risolverle. Un cambiamento nella sua vita potrebbe anche portarvi a dovervi assumere alcune responsabilità. Potreste ricevere una nuova proposta di matrimonio oppure una proposta di collaborazione, oppure, nelle relazioni attuali, si potrebbe anche prendere la decisione di separarsi o di porre fine al rapporto. Naturalmente gli effetti nella vostra vita personale varieranno a seconda delle vostre carte natali individuali, amici, ma penso che l'evento che vivrete qui si trasformerà ormai in qualcosa di positivo per voi, perché innanzitutto Giove si trova nel segno del Cancro. E soprattutto, se nelle vostre relazioni attuali c'è un problema o una difficoltà che non finisce mai, quando riuscirete a risolverlo alla radice, vi sentirete in un certo senso liberati dai vostri pesi. Se riuscite a risolvere il problema qui, allora si trasformerà in un'energia molto più positiva. Anzi, il matrimonio e le vostre collaborazioni passeranno a un livello più stabile e positivo. Ma se non riusciamo a risolverlo, ormai abbiamo una zavorra sulle spalle e siamo pronti a liberarci di quel peso. Stiamo compiendo i primi passi in questa direzione. Ovviamente in una situazione del genere l'altra parte non è molto disposta ad accettarlo, ma ormai il cielo è molto incline a far sì che accada ciò che voi desiderate. Quindi abbiate fiducia in voi stessi, scegliete voi stessi. Se voi siete felici, anche l'altra parte è felice. Se invece non siete felici, possiamo pensare che nemmeno l'altra parte lo sia. Ora passiamo alla retrogradazione di Mercurio. La retrogradazione di Mercurio inizierà il 17 luglio, ma in realtà inizieremo a sentirne gli effetti già dal 30 giugno, con i giorni d'ombra, amici. Naturalmente si tratta del classico effetto di sempre. Durante la retrogradazione di Mercurio, vecchi amori potrebbero bussare alla nostra porta. Siamo in un periodo in cui dovremmo dire sì più al passato che al nuovo. Non dimenticatelo. E ovviamente la retrogradazione inizierà il 17 luglio, continuerà fino al 12 agosto. Prima e dopo sentiremo gli effetti di questa retrogradazione di Mercurio dal 30 giugno fino al 25 agosto, amici. Per voi in realtà questo avverrà nella vostra seconda casa, che rappresenta i valori materiali e spirituali, e significherà l'attivazione di qualcosa che per voi è prezioso e di valore. In questo senso potreste intraprendere nuove iniziative che possono aumentare i vostri guadagni. Con questa retrogradazione di Mercurio potrebbe attivarsi direttamente nella vostra vita uno sviluppo riguardante un lavoro che avevate già pianificato o per cui avevate già fatto domanda in passato. Questo è l'aspetto più positivo.
Naturalmente, se pensiamo al lato negativo, in questo periodo potreste finalmente cambiare completamente un lavoro che da tempo desideravate modificare o trasformare. Ma potrebbero esserci alcune restrizioni nelle vostre spese, perché il leone è molto generoso. Possono spendere soldi subito per le persone che amano. Per questo motivo, a causa di questa generosità, il vostro equilibrio tra entrate e uscite potrebbe un po' sballarsi. Naturalmente potrebbe anche portarvi a fare follie con lo shopping, soprattutto se avete intenzione di acquistare un dispositivo elettronico, sia per uso personale, privato o per la casa. Tutti questi potrebbero risultare difettosi, danneggiati o problematici. È meglio non fare acquisti impulsivi in questo periodo, amici. Prestate particolare attenzione a questi aspetti, per favore. A parte questo, naturalmente, se da tempo avete iniziative per aumentare le vostre risorse, potreste anche ottenere risultati positivi in questi ambiti, perché la retrogradazione di Mercurio porterà risultati positivi anche per risolvere una questione bloccata esistente. Proprio in questo periodo vi state impegnando per aumentare le vostre entrate, ma se non riuscite a raggiungere il risultato desiderato, ora potreste iniziare a vedere dei risultati, amici. Oltre a questo, naturalmente, abbiamo anche una luna nuova nel segno del Leone. Ora, l'influenza nel segno del Leone è davvero molto molto importante e marcata. Il 24 luglio ci sarà una luna nuova a 2 gradi e nei dintorni. Posso dire che molti degli eventi positivi di cui abbiamo parlato si verificheranno proprio intorno al 24 luglio. Si prega di controllare in particolare sulle mappe. Se avete un pianeta a 2 gradi o nei dintorni, sarete influenzati in modo diretto e positivo. Questa non è una zona negativa, attenzione. A parte la retrogradazione di Mercurio, questa luna nuova nel segno del Leone crea un effetto molto positivo. Perché? Saturno e Nettuno sono nel segno del Capricorno. Mi dispiace tanto. Sono nel segno dell'Ariete, nella vostra 10ª casa, vi porta opportunità davvero importanti per quanto riguarda la carriera. Se avete iniziative come una nomina, una promozione, trovare un lavoro o avviare una vostra attività, tutte queste avranno esiti positivi. Se siete disoccupati, potete anche trovare un lavoro. Vi aspetta un'opportunità lavorativa in cui potrete davvero raggiungere i vostri obiettivi, ottenere il lavoro dei vostri sogni, aumentare i vostri guadagni e avere uno stipendio regolare. Dovete solo essere coraggiosi, abbiate fiducia in voi stessi. Pensate a voi stessi, non agli altri. Potrebbero anche sorgere alcune paure, come e se non ci riuscissi? Perché Marte è nel segno della Vergine. E anche il nodo lunare sud è in Vergine e nella 3ª casa. Potrebbe creare una paura o un'ansia mentale del tipo ce la farò davvero? No, ce la potete fare, amici. Noi diciamo sempre che iniziare è già metà dell'opera. Quindi, per favore, agite. Quando passerete all'azione otterrete risultati positivi. Non preoccupatevi, non abbiate paura. Con tutto questo sostegno dal cielo ormai nessuno potrà fermarvi. Spero che possiate sfruttare al meglio questo mese. A presto, arrivederci. Ciao, sono qui con le previsioni di luglio per chi ha il segno Leone o l'ascendente Leone. Possiamo dire che il mese di luglio arriva davvero con grande energia. Ci sono tantissimi dettagli, in particolare ci sono sottolineature molto importanti anche per voi, perché sia la luna nuova che il Mercurio retrogrado si verificheranno nel vostro segno. Quindi non dimenticate di ascoltare il video fino alla fine, sta creando effetti molto importanti per voi. Innanzitutto, dal 7 luglio, Urano passerà nel segno dei Gemelli. Amici, il transito di Urano in Gemelli avverrà per voi nell'11ª casa. Ovviamente il vostro ambiente sociale si amplierà, ci saranno cambiamenti e trasformazioni importanti nel vostro status davanti alla società. Rinnoverete i vostri piani per il futuro, avrete amici molto intelligenti e posso dire che le vostre parole avranno un certo prestigio nella società. Ovviamente ho realizzato un altro video su questo argomento, se volete ascoltarlo in modo dettagliato metto il link qui oppure qui. Ora, oltre a questo, il 10 luglio ci sarà una luna piena nel segno del Capricorno. Questa luna piena avverrà a 18 gradi e 50. Se nei vostri pianeti personali avete un pianeta a questi gradi, come il Sole, la Luna o Venere, sarete direttamente influenzati. In questa luna piena si formeranno anche aspetti di trigono e sestile con i nodi lunari. Per questo motivo riceverete un'influenza anche a livello karmico. Naturalmente il segno del Capricorno porterà alla ribalta questioni legate alla vostra 6ª casa.
In particolare, se avete qualche problema o difficoltà legata alla salute, potreste rendervi conto che queste situazioni vengono alla luce e che è arrivato il momento di assumervi delle responsabilità in merito. Se pensiamo invece all'ambiente lavorativo, potreste assumere una nuova persona nella vostra azienda o nel vostro lavoro. Se avete bisogno di una persona esperta nel suo campo, davvero capace di portare a termine il lavoro, le persone che assumerete in questo periodo saranno molto professionali. Allo stesso tempo, se lavorate in proprio, in questo periodo potreste trovare nuove opportunità di lavoro, potrebbero verificarsi sviluppi importanti per aumentare le vostre risorse. Potreste anche avviare iniziative comuni con i vostri colleghi di squadra. Potresti assumerti una grande responsabilità sul lavoro. Questa situazione può portare molta energia di cambiamento e trasformazione nella vostra carriera. Naturalmente, se c'è una questione finanziaria che vi preoccupa, lo sviluppo in questione potrebbe rappresentare un'opportunità importante per aumentare direttamente le vostre risorse economiche. Soprattutto se state cercando lavoro, in questo periodo avete davvero la possibilità di trovarne uno. A partire dal 17 luglio ci sarà il retrogrado di Mercurio. Avverrà nel vostro segno, nel segno del Leone. Naturalmente questo avrà un impatto importante nella vostra vita, forse per correggere, ripulire o completare un lavoro lasciato in sospeso. Dal 30 giugno iniziano i giorni d'ombra, amici. Il retrogrado inizierà il 17 luglio. Il retrogrado continuerà fino al 12 agosto, ma sentiremo ancora i suoi giorni d'ombra fino al 25 agosto. Ora, se vogliamo parlarne brevemente, durante il retrogrado di Mercurio, Mercurio infatti è legato alla comunicazione. Quando Mercurio si trova nel segno del Leone, c'è la possibilità che la nostra voce si faccia sentire più forte, che parliamo in modo più centrato su noi stessi e che lo facciamo in maniera un po' egocentrica e con un tono superiore. E in una situazione del genere, purtroppo, potremo vivere una crisi comunicativa. Questo può causare alcuni problemi a livello di comunicazione. Ma se lavoriamo nel campo dei social media oppure se abbiamo un'attività collegata con l'estero, se nella nostra professione abbiamo una competenza specifica e condividiamo le nostre conoscenze in modo più umile, possiamo anche ottenere risultati straordinari. Amici, una storia d'amore che aspettavate da tempo potrebbe bussare alla vostra porta proprio in questo periodo. È molto probabile che un ex torni nella vostra vita, oppure potreste essere voi a riaccendere una scintilla con un ex. Anche su questi temi potrebbero esserci degli sviluppi, diciamo sì agli amori passati. Le nuove relazioni che arriveranno potrebbero invece causare un po' di delusione. Vorrei sottolineare questo punto, amici. Ovviamente, mentre questa retrogradazione di Mercurio continua nel segno del Leone, il 24 luglio ci sarà anche una luna nuova sempre in Leone. Gli effetti di questa luna nuova riceveranno anche un aspetto di trigono da Saturno e Nettuno. Per questo motivo potreste ottenere una forte presenza sulle piattaforme social. I risultati delle vostre campagne pubblicitarie potrebbero essere molto positivi. Le campagne pubblicitarie che avete pianificato in precedenza potrebbero assumere una posizione vantaggiosa. Potreste pubblicare annunci molto efficaci che potrebbero aumentare le vostre entrate. Se vi occupate di e-commerce o di social media, questa informazione è molto importante per voi. E naturalmente le frasi che pronunciate sulle piattaforme social possono avere un effetto vincolante. Che sia positivo o negativo può variare un po' a seconda delle vostre carte. Tuttavia, se comunicate le vostre conoscenze in modo sincero e diretto, concentrandovi più sul noi che sull'io, non ci saranno problemi. Ma se le vostre parole feriscono o offendono qualcuno e parlate con un certo ego o superiorità, allora potrebbero sorgere delle difficoltà. Su internet, oltre a risultati positivi, si possono ottenere anche risultati negativi. Vi prego di tenere in considerazione la possibilità che ci siano sia aspetti positivi che negativi, perché la retrogradazione di Mercurio avrà un effetto davvero molto importante in questo periodo. Naturalmente, la luna nuova si verificherà a 2 gradi e 08. Gli effetti più positivi saranno per chi ha pianeti a 2 gradi e nelle vicinanze. Possiamo dire che chi ha pianeti a più o meno 3 gradi riceverà un'influenza diretta e immediata. Se avete affari legati all'estero, le iniziative che intraprenderete in questo periodo potrebbero dare risultati. Forse avete fatto una richiesta di visto o avete inviato una candidatura di lavoro all'estero. Avevate delle pratiche per il passaporto. Ci sono stati sviluppi riguardo a queste questioni
Li stai aspettando. È molto probabile che anche le vostre iniziative relative a queste questioni portino a risultati. Oppure, se c'è qualcosa che avete rimandato o pianificato da tempo, ma non siete riusciti a mettere in pratica, in questi giorni potreste farlo e da queste situazioni riceverete effetti positivi, amici. Ora, oltre a questo, se abbiamo un'agenda legata all'istruzione, soprattutto la possibilità di partecipare a una piattaforma formativa che ci permetterà di svilupparci e che potremo utilizzare in futuro per la carriera, è davvero molto forte. Oppure, se avete un obiettivo come l'istruzione superiore o la carriera accademica, raggiungere questi traguardi o intraprendere nuovi inizi in questo periodo sarà favorevole per voi. Tuttavia, a causa di una retrogradazione di Mercurio, è comunque utile prestare attenzione a cose che non erano state previste, amici. Ora passeremo davvero un mese intenso e pieno di entusiasmo. Di tanto in tanto ci saranno anche periodi critici durante questo processo. Mi scuso, ma se si presta attenzione, questo potrebbe essere davvero un periodo in cui possiamo progredire molto rapidamente, in cui la nostra vita accelera notevolmente e in cui possiamo vedere più risultati positivi che negativi. Sarà semplicemente a nostro vantaggio mantenere un livello più elevato e una comunicazione più corretta nelle nostre conversazioni. Facendo una questione di onore o di orgoglio, potremmo causare alcune tensioni nelle nostre relazioni, amicizie, rapporti di amicizia o anche nell'ambiente di lavoro. Facciamo particolare attenzione a questi aspetti, amici. Ci vediamo presto, vi saluto. Ciao, Vergine e Ascendente Vergine. Sono qui con le previsioni per il mese di luglio. Il mese di luglio sarà piuttosto movimentato e ricco di eventi, amici. Il 7 luglio Urano entrerà nel segno dei Gemelli e questo sarà molto favorevole per voi. Prima di tutto dico che sarà favorevole, perché i Gemelli sono un segno governato da Mercurio. Urano porta sviluppi improvvisi, inaspettati e rapidi. Naturalmente, poiché la 10ª casa rappresenta il nostro ambito professionale, questo transito può creare un effetto di grande cambiamento e trasformazione nella vostra carriera, facendovi brillare molto. Ricordate che i suoi effetti non si manifesteranno da un giorno all'altro, amici. Può portare effetti che durano fino a 7 anni. Se sta iniziando proprio in questi giorni, sappiate che avete un pianeta a 0, 1 o 2 gradi. Per questo motivo lo state vivendo. Naturalmente, chi ha pianeti a gradi più avanzati sperimenterà questo effetto per un periodo più lungo. Ho realizzato un video dettagliato su questo argomento, amici. Lascio il link qui. Potete accedervi da qui e ascoltare in modo più dettagliato. Il 10 luglio ci sarà una luna piena nel segno del Capricorno. Gli effetti di questa luna piena naturalmente rappresenteranno per voi le tematiche della 5ª casa. La 5ª casa è la nostra casa dell'amore, la casa dei nostri figli. Naturalmente, una luna piena che si verifica qui potrebbe costringerci a prendere alcune responsabilità riguardo ai nostri figli. Potremmo ricevere una notizia come una gravidanza o una nascita. C'è la possibilità di doverci assumere la responsabilità di un nuovo bambino, oppure potrebbe esserci uno sviluppo importante nella vita dei nostri figli attuali. Potremmo anche attraversare un periodo in cui dovremo assumerci importanti responsabilità e metterci in gioco riguardo a queste questioni, amici. Inoltre, anche la nostra vita amorosa sarà molto al centro dell'attenzione questo mese. Le energie di questo mese includono anche una retrogradazione di Mercurio. Eh sì, potrebbero verificarsi sviluppi improvvisi e inaspettati, soprattutto in ambito amoroso. Vecchi amori potrebbero tornare. Anche gli effetti di questa nuova luna potrebbero includere questo, amici. Certo, la retrogradazione di Mercurio sarà nel segno del Leone, ma se ci pensiamo, questa nuova luna inizierà proprio in un periodo in cui Mercurio si trova nei giorni ombra della sua retrogradazione. Per questo motivo è davvero molto probabile che i vecchi amori bussino di nuovo alla nostra porta. C'è anche la possibilità di un importante sviluppo o di assumersi delle responsabilità riguardo alle nostre relazioni attuali. Forse potremmo ricevere una proposta di matrimonio da qualcuno con cui stiamo insieme da molto tempo, oppure potremmo essere noi a fare una proposta di matrimonio. Potrebbe rappresentare un nuovo inizio importante nella nostra vita. Anche i nostri figli, i nostri hobby, o se si tratta di un hobby, vedete già la 5ª casa in Capricorno. Quindi, amici, c'è anche la possibilità che iniziate un hobby che in futuro potreste trasformare in una professione. Naturalmente in questo periodo potreste anche assumervi improvvisamente delle responsabilità, mettervi in gioco e dimostrare voi stessi in molti ambiti.
Passiamo ora al nostro Mercurio retrogrado che inizierà il 17 luglio 2025. Ora, anche se il Mercurio retrogrado inizia il 17 luglio, i giorni d'ombra e i suoi effetti cominciano in realtà già dal 30 giugno. E il 17 luglio il retrogrado sarà effettivamente iniziato. Il 12 agosto il retrogrado finirà e Mercurio tornerà al moto diretto. Tuttavia i suoi effetti continueranno fino al 25 agosto. Vivremo quindi per circa 2 mesi i giorni d'ombra e il periodo retrogrado di Mercurio. E tutto questo avverrà nella vostra 12ª casa. In questo Mercurio retrogrado sarete sicuramente tra coloro che avranno più difficoltà. Prima di tutto, vecchi amori potrebbero bussare alla vostra porta. Sottolineiamo questo punto. Potrebbero verificarsi alcuni guasti nei vostri dispositivi elettronici. Un elettrodomestico che da tempo presenta dei guasti e che avete continuato a usare nonostante tutto, potrebbe rompersi definitivamente in questo periodo e dover essere sostituito. La probabilità che si guasti è davvero molto alta. Prima di tutto lasciatemi dire questo, ma sarebbe meglio se lo prendeste prima del periodo retrogrado. Dopo l'inizio del retrogrado, la possibilità di acquistare un prodotto che causerà ancora problemi e difficoltà è più alta. Naturalmente la 12ª casa può creare una situazione nel nostro subconscio in cui ci sentiamo un po' senza valore, amici, perché il leone significa io. Ora, poiché l'area dell'io per voi rimane nella 12ª casa, ci mostreremo, ma potrebbero sorgere alcune situazioni ansiose e preoccupate come sarò frainteso, riceverò rispetto, succederà questo, succederà quello. Naturalmente, con Mercurio nella 12ª casa dobbiamo fare attenzione a ciò che diciamo, perché ricordate che il nostro governatore è Mercurio. Per questo motivo le frasi che escono dalla nostra bocca possono essere vincolanti e possono metterci nei guai. Fai molta attenzione a quello che dici, dovresti parlare. Dobbiamo prestare molta attenzione. Un modo di parlare arrogante o superiore a volte può causare ferite nei cuori e forse anche la fine di alcune delle nostre amicizie o relazioni, amici. D'altra parte, ovviamente, non è detto che siate voi a farlo, potrebbe essere qualcun altro. Potrebbero esserci delle cose che si tramano alle vostre spalle. Potreste accorgervi o sentire dei pettegolezzi che circolano su di voi. Queste cose possono essere un po' fastidiose. La 12ª casa, l'8ª casa e la 6ª casa purtroppo sono case che non amiamo molto. Quando c'è un'interazione planetaria in queste case, tutti noi abbiamo la possibilità di essere messi alla prova su questi argomenti, amici. Non bisogna pensarci troppo, cioè, come si suol dire, il sole non si può coprire con il fango, lasciatemi dire così. Il sole non si può coprire con il fango. Bisogna un po' lasciar correre, non dare troppo peso a quello che dicono gli altri. Questo può aiutarvi a gestire queste situazioni in modo più positivo. È bene essere prudenti, perché sapete, se succede qualcosa a qualcuno, potrebbero anche pensare che sia colpa vostra, amici. E purtroppo, mentre cercate di difendervi, potreste essere fraintesi e ritrovarvi ancora più coinvolti nella crisi. Su questi argomenti vi consiglio davvero, ma davvero, di fare attenzione. Voi siete persone della Vergine, cioè pensate a tutto nei minimi dettagli, calcolate ogni cosa con precisione. Su questi argomenti potreste anche tormentare voi stessi un po' troppo? Non ce n'è bisogno, amici. In questo periodo davvero non ce n'è bisogno. Ora passiamo al fatto che c'è anche una luna nuova in Leone. Anche questa si verificherà nella vostra 12ª casa. Purtroppo lo dico, ma se vogliamo considerarlo come un effetto positivo, qui se avete pianeti a 2 gradi o nei pressi di questa posizione, questo può essere anche in qualsiasi segno di fuoco, allora può davvero portare effetti molto positivi per voi. Innanzitutto formerà un aspetto di trigono con Saturno e Nettuno che si trovano nella vostra 8ª casa, amici. La vita, il destino, inizierà a mettervi alla prova su una questione, cioè vi chiederà di lottare. Ad esempio, avete un'eredità, dovrete lottare per ottenerla. Bene, investirai, dovrete lottare per trovare le risorse. Quando vi impegnerete nella lotta, vedrete che ne ricaverete molto e vi accorgerete di aver raggiunto grandi risultati nel lungo periodo. Ma mentre lo si vive, si può percepire un po' come se fosse un problema. Uff, niente nella mia vita va per il verso giusto comunque. Potrebbero venirvi pensieri come anche le cose buone non capitano mai a me. Invece di pensarla così, sì, potrebbe essere un problema. Sì, c'è una responsabilità da affrontare e mentre vi occupate di questa responsabilità dovreste comportarvi con un po' più di coraggio, essere più audaci. Potreste provare ansia o preoccupazione chiedendovi se riuscirete a venirne a capo.
ma a lungo termine ci sono opportunità di investimento che potrebbero portarvi guadagni molto grandi, come 1 a 5, 1 a 10. Questo inoltre, se siete della Vergine, siete già persone attente ai dettagli, molto precise. Quindi potete già compiere passi solidi e affidabili. Ora che Urano si trova nel segno dei Gemelli, ci sono alcune condizioni e situazioni che stanno cambiando. Se riuscite ad adattarvi rapidamente a questi cambiamenti, trasformarli velocemente in investimenti e mettere in gioco le vostre conoscenze, competenze e idee, otterrete grandi guadagni a lungo termine. Solo che in questo periodo potreste avere qualche difficoltà a trovare risorse, ma in tutto questo c'è anche un partner. Sembra che ci possa essere un aumento nei guadagni del vostro coniuge. Potreste anche firmare un progetto comune insieme, come partner in una collaborazione. In breve sta per iniziare un periodo fantastico per voi, ma è assolutamente normale sentirsi un po' ansiosi e preoccupati. Se lasciate da parte l'ansia e vi adattate rapidamente a ciò che deve essere fatto, potrete affrontare questo periodo in modo molto più positivo. Spero che ne approfittiate al meglio. A presto, arrivederci. Ciao Bilancia e ascendente Bilancia. Sono qui con le previsioni per il mese di luglio, amici. Nel mese di luglio ci aspetta davvero un'agenda piuttosto intensa. Prima di tutto vorrei iniziare dal 7 luglio. C'è il passaggio di Urano nel segno dei Gemelli. Naturalmente, questo transito di Urano in Gemelli non è un effetto momentaneo, ma un'influenza che durerà in totale 7 anni, amici. Per riassumere brevemente, Urano in Gemelli ci dice che la conoscenza sarà molto preziosa e di grande valore. Ovviamente, in base alla formazione che avete ricevuto, potrebbero presentarsi opportunità lavorative in cui potrete mettere in mostra le vostre conoscenze e competenze. Potete condividere queste vostre conoscenze sui social media e persino creare tendenza lì. Potreste essere proprio ciò che tutti cercano e c'è persino la possibilità che questo vi porti fama, non dimenticatelo. Naturalmente, oltre ai social media, è anche molto possibile ottenere un grande successo nell'e-commerce. Se avete in programma questioni come lavorare all'estero, collaborazioni internazionali o studiare fuori dal paese, anche in questi ambiti avete un'alta probabilità di successo e se desiderate trasferirvi all'estero attraverserete il periodo giusto, amici. Oltre a questo, il 10 luglio avremo una luna piena nel segno del Capricorno. Questa luna piena formerà un trigono e un sestile con i nodi lunari. Si verificherà a 18,50 gradi. Naturalmente, con il coinvolgimento dei nodi lunari, vorrei sottolineare che avrà anche un'influenza un po' fatidica. Questa luna piena avrà luogo nella vostra quarta casa. Sotto l'influsso di questa luna piena, le questioni familiari saranno molto in primo piano, soprattutto i vostri familiari più anziani. Le responsabilità in questi ambiti sono molto importanti. Potrebbe trattarsi anche di acquistare una casa, venderla, traslocare o trasferirsi all'estero. Anche sposarsi e lasciare la casa di famiglia potrebbe essere un tema rilevante. Perché, come sapete, Saturno e Nettuno stanno transitando nella vostra settima casa, la casa del matrimonio, quindi forse intraprenderete un'attività in società con qualcuno oppure vi sposerete. In questo modo la possibilità di separare una casa o di trasferirvi tramite matrimonio o una partnership potrebbe diventare un tema attuale per voi. Naturalmente, se avete un matrimonio che non procede serenamente o che è problematico, in questo periodo la possibilità che finisca e che vi trasferiate in una casa tutta vostra appare davvero molto marcata, amici. Ovviamente, nelle vostre vite individuali e nei vostri temi natali, possiamo comprendere in modo più dettagliato come vivete questi aspetti, sia in modo positivo che negativo. Non bisogna dimenticare che qui stiamo facendo un commento generale, amici. Anche il nodo lunare sud, passando nel segno della bilancia, ha davvero danneggiato molto le vostre relazioni e vi siete davvero logorati molto, cioè nei giorni passati. Ora potrebbe anche crearsi una situazione di ripresa. Forse potrebbe anche verificarsi una situazione in cui una piccola storia d'amore si trasforma rapidamente in matrimonio, amici. Ora passiamo alla retrogradazione di Mercurio. Ecco che arriva di nuovo la nostra classica retrogradazione di Mercurio, sta bussando alla nostra porta. Quando, vi chiederete? Ovviamente inizierà il 17 luglio, la retrogradazione di Mercurio durerà fino al 12 agosto, ma già dal 30 giugno inizieremo a sentirne gli effetti nei giorni d'ombra. Fino a quando? Fino al 25 agosto. Per circa 2 mesi, amici, ne sentiremo gli effetti. Per riassumere, la retrogradazione di Mercurio avverrà nella vostra 11ª casa. L'11ª casa rappresenta i nostri sogni, i nostri ideali, i gruppi a cui apparteniamo, insomma il nostro ambiente sociale.
Per questo motivo sarà un periodo in cui potremmo brillare nella sfera sociale. Abbiamo la possibilità di brillare sia in senso negativo che positivo. Perché, amici, non dimenticate che qui si tratta della retrogradazione di Mercurio, quindi parlare dall'alto in basso, comportarsi in modo egoista e arrogante o che le nostre parole suscitino la reazione di qualcuno, una situazione del genere potrebbe essere possibile. Prestiamo particolare attenzione anche a questo. Essere umili, essere un po' più comprensivi sarà più vantaggioso per noi. Naturalmente può anche capitare di incontrare un amico che mostra questi atteggiamenti o di trovarsi in un ambiente del genere. Come ho già detto, voi siete già tra le persone più abili nella comunicazione. Il segno della bilancia pensa in modo bilaterale, cioè dal mio punto di vista e dal suo punto di vista, così. Avete già una naturale capacità di empatia verso tutti. Per questo motivo non penso che avrete molti problemi con queste situazioni, ma comunque è sempre meglio essere prudenti, soprattutto se entra in contatto diretto con uno dei vostri pianeti personali, quell'atteggiamento egoista e arrogante potrebbe manifestarsi in modo ancora più evidente, amici. Ovviamente gli amori passati possono tornare. Prima di tutto c'è questa possibilità, amici. Naturalmente, se diamo una possibilità a questi amori che ritornano, sarà a nostro vantaggio. Perché durante il periodo retro la possibilità che gli amori lasciati a metà si completino è davvero molto alta, amici. Certo, è anche possibile che una relazione finisca a causa dell'orgoglio e dell'arroganza. Nelle relazioni attuali potrebbe verificarsi una ferita o una separazione. Ma se ci separiamo durante il periodo retro, probabilmente significa che ci riappacificheremo dopo la fine del retro. Ma attenzione, non diciamo sì a nuove relazioni. Così come diciamo sì a una relazione passata rimasta in sospeso, non dovremmo dire sì a una relazione completamente nuova con qualcuno che non conosciamo affatto, perché in seguito questa relazione finirà per ferire un po' il nostro orgoglio e la nostra dignità. Vorrei sottolineare questo punto, amici. Ora, oltre a questo, la retrogradazione di Mercurio può anche portarci a parlare in pubblico, a esprimere le nostre parole in modo più chiaro, più forte e con maggiore sicurezza. Se è ben fondato, se è pieno di contenuti, non c'è alcun problema. Ma se non è supportato da informazioni, se facciamo solo chiacchiere, allora può creare difficoltà e problemi. Bisogna prestare attenzione a questo. Oltre a ciò, ovviamente, il 24 luglio ci sarà una luna nuova nel segno del Leone. L'effetto di questa è davvero eccezionale. Avverrà a 2 gradi e 08 minuti e formerà anche un trigono con Saturno e Nettuno, amici. Ora, Saturno e Nettuno si trovano già nella vostra casa del matrimonio, nella casa delle partnership. Ora, il fatto che questa luna nuova sia in contatto diretto potrebbe significare fare una proposta di matrimonio sontuosa oppure ricevere una proposta di matrimonio. Davvero, nella vostra vita potrebbe bussare alla porta una proposta di matrimonio così coraggiosa, senza timore di nessuno, che dichiara io sono qui e lo mostra a tutti. Una proposta di matrimonio gloriosa e famosa, amici. Vivremo e vedremo, ovviamente. Ma insomma, per alcune persone questa situazione potrebbe sembrare molto sfarzosa, appariscente, persino arrogante, ma sono sicuro che voi ne sarete molto felici, amici. Perché hai Saturno in Ariete e Nettuno in Ariete. L'Ariete è il segno del neonato. Cioè, saranno i neonati a giudicarmi? Ma mi vergognerò? Succederà qualcosa del genere? Non se lo chiede, insomma. Vuole semplicemente fare quello che desidera, quello che gli passa per la testa in quel momento, in quell'istante. Perciò l'energia lì è così travolgente, così incontenibile. Potreste ricevere una proposta di matrimonio o una proposta di collaborazione, vorrei sottolinearlo. Nel caso di una proposta di collaborazione, ricordate che arriva un partner forte, un partner coraggioso. Insomma, una persona che porta a termine le cose. Potrebbero esserci atteggiamenti del tipo facciamolo subito, facciamolo in fretta. Sarà una collaborazione favorevole, ma ovviamente se questa collaborazione dovesse finire, allora c'è una forte possibilità che emergano atteggiamenti un po' egocentrici, del tipo tu non puoi farmi questo, e che ci siano contrasti o un'energia conflittuale sia da parte nostra che da parte dell'altra persona. Spero che ne trarrete il massimo beneficio. Come ho detto, che sia positivo o negativo può variare a seconda delle vostre carte natali principali. Ho cercato di spiegare entrambe le possibilità. Spero che ne trarrete il massimo beneficio. Arrivederci.
Ciao Scorpione e chi ha l'ascendente in Scorpione. Sono qui con le previsioni per il mese di luglio. Il mese di luglio in realtà non porterà solo un'influenza, ma diverse contemporaneamente e possiamo dire che arriverà con grande impeto. Ora, innanzitutto, il 7 luglio Urano entra nel segno dei Gemelli. Vorrei iniziare proprio da qui, perché Urano, quando si trova nei Gemelli, si posiziona nell'8ª casa per voi, ovvero in un'area un po' di crisi. Certo, da un lato vi offre la possibilità di acquisire forza sia materiale che spirituale, ma se doveste ricevere influenze negative, questo potrebbe anche portare a situazioni come la bancarotta o la perdita, amici. È bene fare attenzione. I gemelli sono il segno della conoscenza. Se non avete informazioni reali e fate un investimento senza basi solide, questo può portare anche a fallimenti. È bene fare attenzione, l'effetto di questa posizione durerà 7 anni, amici. Non si tratta solo di un commento speciale per il mese di luglio di quest'anno, non dimenticatelo. A partire dal 7 luglio significa che per voi inizia un'avventura di questo tipo. Questi effetti si manifesteranno quando entreranno in contatto nel corso del tempo. Ho realizzato un video dettagliato su questo argomento, se volete potete ascoltarlo anche da lì. Vi lascio il link qui, amici. Oltre a questo, il 10 luglio ci sarà una luna piena nel segno del Capricorno. Si verificherà a 18 gradi e 50 minuti e questa luna piena formerà anche un aspetto di trigono e sestile con i nodi lunari. Questa luna piena avverrà nella casa dei vostri parenti, nella casa di vostro fratello o sorella e anche nella casa legata alla comunicazione. Ovviamente potrebbero esserci responsabilità legate ai fratelli o una notizia importante che arriva da un fratello o una sorella, amici. Le vostre idee potrebbero ricevere riconoscimento e potreste prendere decisioni importanti, firmare accordi o contratti. In questo periodo potreste prendere decisioni rilevanti sugli investimenti e avviare progetti legati a questi. Ma fate attenzione, c'è la retrogradazione di Mercurio, amici. Tra poco parlerò anche di questo. Se state facendo qualcosa su cui non avete riflettuto abbastanza, è bene essere prudenti in questa fase. Dire semplicemente l'ho fatto, è andata, potrebbe portare qualche difficoltà e problema. Ma se si tratta di un investimento o di un contratto su cui riflettete da tempo, allora non ci saranno problemi. Vorrei sottolineare questo punto, perché c'è la retrogradazione di Mercurio. Inoltre, il nodo lunare sud si trova nel segno della Vergine e questo riceverà anche un aspetto di trigono dalla luna piena. Quindi lasciarsi trasportare dall'entusiasmo e pensare che tutto sia giusto potrebbe portare a qualche problema nel lungo periodo. Penso quindi che sia utile essere un po' prudenti, ma se un progetto che aspettavate da tempo sta per essere firmato ora, allora è di buon auspicio, non dimenticatelo. Ora passiamo a parlare in dettaglio della retrogradazione di Mercurio. La retrogradazione di Mercurio avverrà nel segno del Leone e naturalmente per voi si verificherà nella 10ª casa, cioè nell'ambito della carriera. Questa retrogradazione di Mercurio può creare un'energia di cambiamento e trasformazione proprio nel settore professionale. Se guardiamo alle date, la retrogradazione inizierà il 17 luglio 2025 e continuerà fino al 12 agosto. Ma con i giorni d'ombra, cioè i giorni precedenti e successivi alla retrogradazione, inizieremo a sentirne gli effetti già dal 30 giugno e continuerà fino al 25 agosto. Ora, dato che qui si tratta della 10ª casa, cioè la casa della carriera, Mercurio potrebbe causare problemi di comunicazione. Se improvvisamente vi lasciate prendere dall'entusiasmo e dite «Ah, io faccio quel lavoro» e vi attivate senza averci pensato prima, potreste trovarvi coinvolti in una situazione un po' problematica e difficile, amici. Facciamo attenzione a questo. Oppure potrebbe esserci il tentativo di caricarvi di una responsabilità. Anche voi, senza riflettere, potreste dire «va bene, ci penso io» e poi ritrovarvi a portare sulle spalle molti pesi che non riuscite a gestire. Se agite con consapevolezza, gli effetti saranno più positivi. Naturalmente, che sia negativo o positivo, può variare anche in base ai vostri temi natali, amici. Ma è molto probabile che sul lavoro con i colleghi, i membri del team o con il vostro superiore, il vostro responsabile, il vostro capo, si manifestino atteggiamenti un po' egocentrici, discorsi dall'alto in basso, reazioni arroganti, oppure che le voci si alzino inutilmente da entrambe le parti. Vorrei sottolineare che tutto ciò può portare a crisi da cui è difficile uscire.
Naturalmente in questo periodo potrebbero tornare alla ribalta anche vecchi amori, amici. Per fortuna, se un vecchio amore dovesse tornare in questo periodo, vi consiglio di accettarlo, perché mentre il nodo nord avanza nel segno dei pesci, illumina la vostra quinta casa, la casa dell'amore. I vecchi amori in questo periodo potrebbero davvero rappresentare per voi l'aspetto più rasserenante. Quando da una parte le cose vanno storte, dall'altra potrebbe arrivare una persona molto speciale, molto bella, che anche solo con pochi minuti trascorsi insieme al vostro partner vi farà dimenticare tutto lo stress. Per quanto riguarda i nuovi amori, non diciamo sì a questa possibilità. Se arriva durante il periodo retrogrado, sappiate che questa persona potrebbe andarsene dopo il retrogrado. Ha un effetto del genere. Per questo motivo è meglio essere prudenti. C'è persino la possibilità che questa persona se ne vada ferendo il nostro onore o il nostro orgoglio. Ecco perché vorrei sottolinearlo. Ora passiamo a un'energia più positiva. Il 24 luglio ci sarà una luna nuova nel segno del Leone. Questa luna nuova si verificherà a 2,08 gradi. Anche questa volta avverrà nella vostra casa della carriera e riceverà un bellissimo trigono da Saturno. Ecco, qui possiamo davvero approfittarne. Cioè, il moto retrogrado sarà già iniziato nello stesso periodo, ma non sarà in congiunzione con la retrogradazione e formerà direttamente degli aspetti anche con Saturno e Nettuno. Perciò, se in questo periodo avete aspettative come una nomina o una promozione, queste potrebbero realizzarsi. Se state cercando lavoro da molto tempo, anche queste cose potrebbero realizzarsi, amici. Vorrei sottolineare questo punto. Naturalmente potreste anche compiere passi importanti per avviare una vostra attività. Potreste firmare accordi e contratti. Cosa abbiamo detto? Quando si tratta di accordi e contratti è utile essere un po' prudenti in queste situazioni. Sarebbe meglio, almeno per quanto riguarda la registrazione fiscale, aspettare che questo periodo di retrogradazione di Mercurio finisca. Per ora magari potete prepararne la base. Cosa compreremo? Cosa venderemo? Dove prenderemo casa? Insomma, qual è il nostro target di clientela? È un periodo favorevole per fare uno studio di fattibilità. Ma se rimandiamo accordi e contratti a dopo la fine della retrogradazione, otterremo risultati più positivi. Certo, se è una situazione già pianificata in precedenza e capitata in questi giorni, ormai non c'è nulla da fare. In quel caso possiamo ottenere risultati più positivi. L'importante è che sia stato pensato in anticipo. Questo è il punto chiave che può trasformare la situazione in qualcosa di positivo, ma se dite che l'avete pensato e fatto tutto d'un tratto, lì potrebbe scoppiare una crisi. Potreste pentirvene in seguito. C'è la possibilità che investiate tutto il vostro patrimonio o tutti i vostri risparmi in quell'affare e poi andiate incontro a una delusione, amici. Lo sottolineo ancora una volta. Quindi, questi sono aspetti importanti e questioni a cui bisogna prestare attenzione. Ovviamente, se nelle vostre carte individuali avete un pianeta a 2 gradi o nelle vicinanze, questa iniziativa potrebbe coincidere proprio in questi giorni con un progetto che aspettavate da tempo, amici. Insomma, è tutto così travolgente che anche mentre ve ne parlo mi sono accorto di essermi accelerato senza rendermene conto. Vivremo davvero un mese pieno di eventi. Insomma, quest'estate sarà davvero molto movimentata per noi. Spero che ne approfittiate al meglio. Vi saluto e a presto. Ciao Sagittario e ascendente Sagittario. Sono qui con le previsioni per il mese di luglio, amici. Nel mese di luglio abbiamo davvero un'agenda piuttosto intensa. Inizio subito rapidamente. Il 7 luglio Urano entra nel segno dei Gemelli. Ora, questo transito di Urano è un processo di 7 anni, amici. In parte a luglio si muoverà di 1 o 2 gradi nel segno dei Gemelli, poi farà una retrogradazione e tornerà indietro nel segno del Toro. Successivamente riprenderà il moto diretto ed entrerà completamente nei Gemelli nel 2026. Ecco, i primi passi di questo processo si stanno compiendo proprio ora. Naturalmente questo transito è un processo che dura 7 anni, perciò potrebbe non manifestarsi subito nelle vostre carte natali. Soprattutto se avete un pianeta vicino allo 0 o ai 2 gradi, potreste ricevere un'influenza diretta e immediata. Naturalmente gli effetti si manifesteranno nella casa del matrimonio e delle partnership, dove potreste vivere un matrimonio improvviso, inaspettato e rapido, oppure potreste prendere rapidamente la decisione di divorziare. Insomma, nella vostra vita potrebbero verificarsi sviluppi improvvisi e rapidi riguardanti il vostro coniuge o partner. Potrebbe essere un periodo in cui loro brillano particolarmente. Un cambiamento nella loro vita potrebbe influenzare direttamente anche voi. Questi effetti significano anche che incontrerete persone molto professionali e competenti nel loro campo.
Ad esempio, se assumerete un avvocato, vi imbatterete davvero in un avvocato molto intelligente. Oppure, se doveste farvi un nemico, perché la settima casa rappresenta anche i nemici dichiarati, c'è la possibilità che il vostro nemico sia una persona molto intelligente, molto sveglia e anche piuttosto anticonformista. Amici, ho anche un altro video in cui spiego gli effetti di tutto questo. Potete ascoltare i dettagli anche da lì. Vi lascio il link qui, amici. Ora passiamo al fatto che il 10 luglio ci sarà una luna piena nel segno del Capricorno, avverrà a 18 gradi e 50, formando anche aspetti di trigono e sestile con i nodi lunari. Ora, il segno del Capricorno per voi corrisponde alla seconda casa, quella del denaro, cioè la casa che riguarda i vostri guadagni e spese sia materiali che spirituali, i vostri valori. Questa luna piena riceve anche un trigono dal nodo lunare sud. Questo nodo sud si trova anche nella vostra decima casa, cioè la casa della carriera. Questo significa che registrerete un importante sviluppo riguardante carriera e denaro. C'è la possibilità che lasciate un posto di lavoro problematico, difficile o pieno di tensioni e che iniziate un nuovo impiego. Quindi non passerete molto tempo lì. C'è una situazione in cui un lavoro finirà e ne inizierete un altro, perché lì c'è anche Marte. Potrebbe trattarsi di una situazione in cui si lascia rapidamente un lavoro per passare subito a un altro. Nel vostro attuale lavoro potrebbero verificarsi alcune difficoltà e sembra che la soluzione sia nelle vostre mani. Quando interverrete professionalmente tutto si sistemerà. Arrivano alcune responsabilità e possiamo pensare che ci sarà anche una ricompensa economica per questo, amici. Oltre a ciò, ovviamente c'è anche il nostro scambio di affetto, il nostro scambio di felicità. Anche su questi temi dobbiamo assumerci alcune responsabilità, dobbiamo metterci in gioco e prenderci carico delle aree che ci renderanno felici. Non dimenticatelo. Forse, infatti, stiamo pianificando di aumentare i nostri guadagni e di essere felici. Anche questo è possibile. Oltre a ciò, il 17 luglio 2025 inizierà la retrogradazione di Mercurio, amici. La retrogradazione di Mercurio avverrà nella vostra nona casa, avverrà nel segno del Leone. Ora, con questa retrogradazione di Mercurio, ovviamente, come sempre, gli amori passati potrebbero tornare, amici. Dovremmo dare una possibilità a questi amori? Sì, dovremmo. Potremmo avere una storia d'amore che arriva tramite i social media. E se questa storia d'amore non è stata pensata prima, se non c'è stata attrazione, interesse o incontri precedenti, allora potrebbe non essere duratura o profonda dopo la fine del periodo retrogrado e potrebbe semplicemente svanire. Naturalmente qualsiasi vostro post sui social media potrebbe diventare virale. Questa possibilità di diventare virali può essere sia negativa che positiva. Quindi tutto dipenderà da cosa dite, da come lo dite e da come vi esprimete, amici. Se adottate un modo di parlare egoista, arrogante e presuntuoso, potreste essere trascinati in una discussione o in un litigio e questa situazione potrebbe influenzarvi negativamente. Naturalmente, esprimersi con un atteggiamento sicuro di sé e condividere informazioni ben fondate rafforzerà anche la vostra reputazione. Se da tempo desiderate entrare nel mondo dei social media, potreste essere proprio ora agli inizi su queste piattaforme. Ma se agite senza riflettere e dite semplicemente l'ho fatto, è finita, potrebbe esserci qualche problema. Il problema potrebbe essere grande, amici, non dimenticatelo. Cioè, il retro avrà un impatto sia negativo che positivo su questa situazione. E naturalmente non riguarda solo i social media, possono entrare in gioco argomenti e storie simili anche per quanto riguarda l'e-commerce, amici. Inoltre, se ci avventuriamo nell'e-commerce senza alcuna formazione o conoscenza, potremmo trovarci di fronte a questioni che superano le nostre capacità una volta entrati nel settore. Cioè, potrebbe succedere che si imparino le difficoltà e i problemi solo dopo essersi già immersi nell'attività. Naturalmente vogliamo anche andare all'estero. Abbiamo preso una decisione all'improvviso e siamo passati subito all'azione. Anche in questo caso potrebbe verificarsi una situazione negativa. Potrebbe succedere che andare e tornare sia la stessa cosa. Abbiamo voluto partire, abbiamo fatto tutto il possibile, ci siamo impegnati in ogni iniziativa, ma purtroppo potremmo trovarci anche nella situazione di non ottenere alcun risultato. Insomma, in breve, se gli effetti che possono arrivare da lì sono il risultato di iniziative che abbiamo intrapreso in precedenza, oppure se stiamo mettendo in pratica qualcosa che pensavamo da tempo, non c'è problema. Ma se si tratta di uno sviluppo improvviso, non pensato e rapido, allora qui c'è un po' di problema. Non dimenticatelo, amici. Ora, qui ci sarà anche un'enfasi aggiuntiva. Il 24 luglio ci sarà una luna nuova nel segno del Leone.
Anche questa avverrà a 2 gradi e 08 minuti e ci sarà un aspetto di trigono con Saturno e Nettuno. Ecco, questa è una parte positiva, amici. Cioè, a parte la retrogradazione di Mercurio, il Leone emana davvero una bellissima energia. E quindi che cosa significa questo? Beh, la quinta casa è la nostra casa dell'amore, come sapete. Saturno è qui, Nettuno è qui. Quando il nodo lunare, cioè quando c'è un'interazione nel segno del Leone, qui si formerà direttamente un aspetto di trigono. Potrebbe portare belle opportunità in ambito amoroso. Potremmo anche attrarre nella nostra vita un vecchio amore in questo periodo. C'è stata una telefonata improvvisa. Spero di non avervi disturbato, ma non volevo interrompere il video, amici. Ora, abbiamo parlato di un problema di comunicazione. Potrei aver vissuto anch'io un problema di comunicazione simile. Allora, cosa abbiamo detto? Abbiamo detto che c'è una luna nuova. Abbiamo detto che sarà nel segno del Leone il 24 luglio e che ci sarà un aspetto di trigono con Saturno e Nettuno. Abbiamo detto che qui c'è una reale possibilità che vecchi amori tornino. Anche attraverso le piattaforme di social media c'è la possibilità che questi amori ritornino, magari tramite una conversazione o qualcosa di simile. Potremmo iniziare ora un flirt con qualcuno che conosciamo dai tempi dell'università. Se c'è qualcuno con cui siamo stati insieme o che ci piaceva quando eravamo studenti all'università o durante gli studi superiori, potrebbe bussare alla nostra porta in questi giorni, amici. Oltre a questo, se abbiamo aspettative come salire sul palco o intraprendere la carriera accademica, potremmo fare dei tentativi in queste direzioni, compiere i primi passi o almeno prendere una decisione al riguardo, amici. Potremmo ricevere un'offerta seria per trasferirci all'estero oppure fare un passo importante per trasferirci fuori dal paese e tutto ciò coincide proprio con questi giorni. E se avete un pianeta a 2 gradi o nelle sue vicinanze, anche a lungo termine questo avrà effetti positivi. Quindi non dimenticate, la storia del segno del leone, di cui parlo separatamente dal periodo retrogrado, inizia proprio qui, amici. Se avete un pianeta a 2 gradi o nei dintorni più o meno 3 gradi, vivrete effetti ancora più positivi su questi temi. Per quanto riguarda il resto, soprattutto se avete un pianeta tra 4 e 15 gradi in Leone o in qualsiasi segno, allora la possibilità di ricevere effetti più negativi aumenta, amici. Voglio sottolineare questo punto perché l'astrologia è una tecnica. Non si può rinunciare a questa tecnica e noi facciamo le nostre interpretazioni proprio in base a essa, non dimenticatelo, amici. Naturalmente, se riuscite ad andare all'estero, a lungo termine costruirete davvero una base solida, duratura, radicata e di successo, perché qui, cioè in questo periodo, avete davvero un grande sostegno da parte di Saturno e anche di Nettuno. Inoltre, potreste sentire il desiderio di mostrare su una piattaforma social qualcosa che da tempo fate come hobby, magari attraverso i social media. Potete creare una fonte di guadagno professionale da qui, soprattutto se avete pianeti nei primi gradi. Spero che ne approfittiate al meglio, amici. Abbiate molta cura di voi stessi. Arrivederci. Ciao Capricorno e ascendente Capricorno. Sono qui con le previsioni per il mese di luglio. Il mese di luglio arriva davvero con grande energia. Ci sono tantissime interazioni planetarie e abbiamo anche una luna piena che vi influenza direttamente, amici. Ora, il 17 luglio, Urano entrerà nel segno dei Gemelli. Prima di tutto vorrei parlare di questo. Ora, voi Capricorno avete una natura tradizionale. Quindi i nuovi eventi che si sviluppano, le innovazioni portate dall'epoca, l'istruzione, l'aumentare le vostre conoscenze e competenze dovranno diventare importanti per voi d'ora in poi. Perché? Perché Urano inizierà a proseguire il suo viaggio nel segno dei Gemelli. Questo effetto durerà per 7 anni. In particolare ci sarà una novità nel lavoro in cui siete competenti, preparati ed esperti e se non riuscirete ad adattarvi a questa nuova era, potreste rischiare di perdere il lavoro, amici. Facciamo attenzione a questo. Ovviamente non succederà da un giorno all'altro, non spaventatevi subito, ma tra un po' inizieremo anche a sentirne gli effetti. E naturalmente dal punto di vista della salute potrebbero verificarsi alcuni problemi e difficoltà legati ai polmoni e alle braccia. Se doveste avere un problema di questo tipo, è davvero molto importante andare subito dal medico e intervenire immediatamente, oppure vi consiglio di fare dei controlli preventivi, amici. Ora, oltre a questo, naturalmente c'è anche questo effetto che durerà 7 anni, cioè non è detto che oggi o questo mese tutti vivranno questa situazione. E non esiste una regola o c'è una legge che dice che tutti saranno influenzati da questo, amici, ma qui questo effetto è molto importante. Il 10 luglio ci sarà una luna piena nel segno del Capricorno
Poiché gli effetti di questa luna piena si faranno sentire a 18 gradi e mezzo, se avete pianeti tra più o meno 3 gradi da questa posizione, ne sarete influenzati direttamente e in modo diretto. C'è anche un aspetto con i nodi lunari. Ci sono aspetti di trigono e sestile. Per questo motivo, forse nella vostra vita assumerete una responsabilità molto importante o prenderete una decisione molto significativa. Forse vivete all'estero e vorrete tornare nel vostro paese, oppure desideravate già trasferirvi all'estero e lo stavate aspettando da tempo. Le iniziative relative a questo potrebbero ora iniziare a dare risultati. Potrebbe trattarsi di cambiare casa, trasferirsi all'estero o davvero di una situazione in cui la nostra vita cambia radicalmente. Se avete una questione legale in corso, potrebbe esserci uno sviluppo al riguardo, perché il nodo sud si troverà nella vostra nona casa, proprio nell'area legata ai tribunali, e durante questa luna piena entrerà in diretto contatto con voi, amici. Come ho detto, se avete pianeti a 20 gradi o nelle vicinanze, riceverete un'influenza diretta. Posso dire che sarete voi a essere colpiti di più. Ora passiamo alla retrogradazione di Mercurio. Abbiamo di nuovo una retrogradazione di Mercurio, amici. La retrogradazione di Mercurio avverrà nel segno del Leone, si verificherà nella vostra ottava casa. Questo significa che creerà un'importante agenda riguardante crediti, debiti, eredità e questioni di dare e avere. E non sarà nemmeno tutto qui. Ci sarà anche una luna nuova nel segno del Leone. Per voi potrebbe essere un periodo un po' faticoso, un po' doloroso, ma d'altra parte sembra anche che possa portare a uno sviluppo molto positivo e meraviglioso. Per favore, ascoltate attentamente i dettagli e se ci sono effetti diretti sui vostri pianeti personali, allora potreste essere influenzati così tanto da uscire dalla vostra routine. Il moto retrogrado di Mercurio inizierà nel segno del Leone il 17 luglio 2025, amici, e continuerà fino al 12 agosto 2025. Ora, questo effetto, cioè il periodo retrogrado, ha anche dei giorni d'ombra sia prima che dopo. Sentiamo direttamente i suoi effetti tra il 30 giugno e il 25 agosto. E di cosa si parlerà? Ovviamente Mercurio, comunicazione. Purtroppo potrebbero verificarsi problemi nella comunicazione. Un vecchio debito potrebbe ora venire a galla. Se vogliamo pensare in modo più positivo, potremmo ora riscuotere un vecchio credito. Naturalmente abbiamo scritto un articolo molto tempo fa. Proprio ora quell'articolo potrebbe diventare attuale e popolare, potrebbe avere un tale effetto. Naturalmente siamo in un periodo in cui siamo un po' esposti a problemi di comunicazione, sia nelle parole che nel denaro, amici. Potrebbe creare situazioni come guadagnare molto o perdere molto. Si può vivere sia un grande guadagno che una grande perdita. Li considero entrambi allo stesso modo, in modo equo, perché ci sarà una luna nuova nel segno del Leone e questo avverrà a 2 gradi e 08. Ciò accadrà anche nella tua ottava casa. Mentre diciamo che sta scoppiando una crisi, mentre cerchiamo di lottare per risolvere questa crisi tra acquisti, vendite e scambi, ci sarà uno sviluppo rapido riguardo a questioni finanziarie. Ad esempio, richiedere un prestito, indebitarsi o fare un acquisto o investimento non ponderato potrebbe creare problemi, amici. Se abbiamo iniziato qualcosa prima, in questo periodo potremmo ottenere risultati come effetti più positivi, oppure se ci abbiamo pensato a lungo e ora abbiamo deciso di agire. Ad esempio, potrebbe verificarsi una situazione come la vendita della nostra casa, che era in vendita da molto tempo proprio in questo periodo. In quel caso porterà risultati più positivi. Quindi è un'influenza favorevole per completare le questioni lasciate in sospeso. Non è un periodo favorevole per iniziare qualcosa a cui non si era pensato prima. Ovviamente in questo periodo potrebbero tornare alla ribalta anche vecchi amori. Anche le relazioni esistenti potrebbero subire qualche intoppo. Se stiamo vivendo delle difficoltà nelle nostre relazioni, magari a causa di un problema di ego, come ad esempio, come puoi parlarmi così? Potrebbe essere un periodo in cui alziamo troppo la voce, oppure è l'altra persona a farlo, amici. Per questo motivo è molto facile che si creino ferite nel cuore, che l'orgoglio prenda il sopravvento e che si creino abissi tra di noi. Ma se avete già vissuto una storia simile in passato, ora è un periodo perfetto per riparare, riconciliarsi e prendersi cura l'uno dell'altro. Anzi, potrebbero nascere storie che portano direttamente al matrimonio. Perché? Perché Giove si trova nel segno del Cancro, proprio nella vostra casa del matrimonio. Quindi potreste pensare, ormai ci siamo trovati, non perdiamoci più, andiamo subito a sposarci. Tutto questo sarà davvero a vostro vantaggio, non dimenticatelo. E poi voi siete del segno del Capricorno.
Il segno del Capricorno è un po' così. Ogni lavoro è difficile. Anche stavolta sembra che ci sarà una combinazione difficile in un campo difficile. Ma siete voi quelli che non hanno paura della lotta, che non scappano, che si assumono le proprie responsabilità e che mettono le mani in pasta. E alla lunga sarete voi a vincere. Spero che possiate sfruttare al meglio questa opportunità. Arrivederci. Ciao Acquario e chi ha l'ascendente in Acquario, sono qui con le previsioni di luglio per voi amici. Nel mese di luglio ci aspetta un'agenda piuttosto intensa. Naturalmente questa agenda prende il via con il passaggio di Urano nel segno dei Gemelli il 7 luglio. Ovviamente Urano in Gemelli può portare sviluppi improvvisi e inaspettati in ambito amoroso. Nel lungo periodo potrebbero esserci sviluppi riguardanti i figli, la nascita, cambiamenti nella vita dei bambini, oppure la possibilità di trasformare un nostro hobby in un lavoro e creare così una fonte di guadagno, amici. Oltre a tutto questo, naturalmente, ho realizzato un altro video in cui spiego questi argomenti in modo più dettagliato, amici. Lascio qui il link, se volete potete ascoltarlo da lì. Ora passiamo al mese di luglio. Il 10 luglio ci sarà una luna piena nel segno del Capricorno. Questa luna piena avverrà per voi nella 12ª casa. Possiamo dire che ci sono alcune difficoltà di natura karmica. Potrebbero esserci delle ostilità provenienti da parte di donne, amici. La 12ª casa è la casa del destino e del karma. Potremmo voler sfuggire ad alcune responsabilità nel nostro subconscio. Potremmo trovarci ad affrontare le nostre paure. C'è la possibilità di avere sogni guidati nei nostri sogni. Potremmo trovarci di fronte ad alcune ostilità aperte che potrebbero arrivare da parte di donne. Potremmo avere un rivale nascosto. Dobbiamo prestare particolare attenzione a queste cose perché su questi argomenti c'è anche un aspetto di sestile e trigono con i nodi lunari. Per questo motivo il destino gioca un ruolo molto importante. In questa situazione potremmo essere costretti ad assumerci alcune responsabilità legate al denaro e alle questioni materiali. Ora passiamo al Mercurio retrogrado, amici. Il 17 luglio inizia il nostro Mercurio retrogrado. Questo retrogrado avverrà nel segno del Leone. Il segno del Leone per noi ovviamente è proprio la nostra casa opposta, la casa del matrimonio. Per questo motivo potreste entrare in un punto di importante cambiamento e trasformazione riguardo al matrimonio e alle collaborazioni. Forse potreste coronare con il matrimonio una relazione che era rimasta in sospeso. È molto probabile che vecchi amori si trasformino in matrimonio. Naturalmente in questo periodo potrebbe anche verificarsi che un ex coniuge ritorni, che vi rimettiate insieme o che vi risposiate, amici. Se abbiamo alcuni problemi o difficoltà legati alle nostre collaborazioni, è possibile che questi vengano alla ribalta, oppure che una collaborazione esistente arrivi al punto di rottura, o ancora che si presenti la possibilità di tornare a collaborare con qualcuno con cui avevamo già lavorato in passato. Non ci fidiamo del nuovo socio, amici. Non stiamo avviando collaborazioni o matrimoni con persone nuove, completamente sconosciute. Diciamo no a una proposta del genere. Ma se c'è una situazione esistente, qualcosa che era finito o rimasto in sospeso in passato, potrebbe crearsi un'opportunità importante per completarla. Ovviamente potremmo anche avere un nemico dichiarato, qualcuno che ci ha preso di mira e dice tutto quello che gli passa per la testa su di noi. In questo periodo c'è una reale possibilità di essere trascinati in discussioni serie. Bisogna essere prudenti, non agire d'impulso, non trasformare la questione in una questione di orgoglio o onore. Non dovremmo entrare in una dinamica di conflitto acceso con il nostro partner, il nostro socio o i nostri nemici dichiarati. Dobbiamo essere cauti. Essere un po' prudenti e attenti su questi temi sarà a nostro vantaggio. Successivamente, il 24 luglio, ancora una volta nella vostra casa del matrimonio, nella casa delle partnership, questa volta avremo una luna nuova in Leone che porterà effetti più positivi, amici. Ora, se avete pianeti a 2 gradi del Leone o nelle vicinanze, sarete direttamente e positivamente influenzati da questa luna nuova in Leone. In questo modo la retrogradazione di Mercurio si muoverà tra il quarto e il 14° grado. Quindi la luna nuova a 2 gradi non è direttamente in contatto con Mercurio, ma si trova nello stesso segno, sugli stessi temi, argomenti simili. Ma questa è una situazione che porterà un effetto più positivo. Soprattutto se avete un pianeta personale a 2 gradi o nelle vicinanze, vivrete gli effetti della luna nuova che sto per spiegare in modo più positivo.
Ora, ricevere una proposta di matrimonio, fare una proposta di matrimonio, ricevere un'offerta importante, firmare un accordo, un contratto, sottoscrivere un patto. Queste cose creano per voi effetti vitali, critici di cambiamento e trasformazione positivi. Se ci sono problemi nei nostri matrimoni attuali e non riusciamo a risolverli, potrebbero verificarsi delle rotture. Ma se nelle nostre relazioni attuali stiamo andando avanti con un'energia più positiva, in questo periodo potremmo essere viziati. Forse potremmo incontrare nella nostra vita una persona molto preziosa, di grande valore, che si assume delle responsabilità per noi davvero coraggiosa. Oppure potremmo beneficiare di questa sua energia. Non so, potrebbe anche trasformarsi in un'energia che ci fa sentire davvero bene, amici. Cioè, che sia più positivo o negativo dipende un po' anche dalle nostre carte natali. Fratelli, parenti, cugini, vicini di casa. Potrebbero arrivare anche complimenti, proposte e così via da parte loro. Perché c'è anche un aspetto con Saturno e Nettuno. Oppure potrebbe esserci una situazione importante nella vita di nostro marito, di nostra moglie o di nostro fratello e potremmo dover mostrare generosità, tolleranza o sostenerli dicendo dai, ce la fai, amici. Non dimenticatelo. In breve la vita è entrata in un periodo molto movimentato per noi. In particolare il tema delle relazioni amorose sarà piuttosto intenso. Spero che sia un mese che possiate sfruttare al meglio. Vi auguro di viverlo nel modo migliore possibile. Arrivederci. Ciao pesci e chi ha l'ascendente in pesci. Amici, prima di tutto vorrei dirvi che nel mese di luglio non c'è solo una, ma molte situazioni diverse e ora ve le spiegherò una ad una. Il 7 luglio Urano entrerà nel segno dei Gemelli. Il 10 luglio ci sarà una luna piena nel segno del Capricorno. E non basta, ci sarà anche una retrogradazione di Mercurio e vi spiegherò in dettaglio i giorni d'ombra e le date di maggiore influenza. Inoltre, il 24 luglio avremo una luna nuova nel segno del Leone. Davvero, tutti questi eventi si faranno sentire fortemente nella nostra esistenza. Ora, se dovessimo parlare brevemente del transito di Urano in Gemelli del 7 luglio, comprare casa, vendere casa, traslocare, porterà a un cambiamento radicale a lungo termine e, in qualche modo, creerà una situazione in cui l'ambiente in cui viviamo verrà completamente rinnovato. Ovviamente questo non accadrà dall'oggi al domani, perché si tratta di un pianeta generazionale. Anche se quest'anno, a partire da luglio, entrerà nel segno dei Gemelli, in totale rimarrà lì per 7 anni, amici. Perciò, nell'arco di questi 7 anni, l'ambiente in cui viviamo cambierà completamente. Potrebbe portarci sviluppi importanti riguardanti la famiglia e le nostre radici. Ho realizzato un video dettagliato su questo argomento, se volete vi lascio il link qui, potete guardarlo amici. Passiamo ora al 10 luglio, quando si è verificata una luna nuova nel segno del Capricorno. Ci sarà una luna piena. Sentirete gli effetti di questa luna piena, ovviamente, nell'ambito del matrimonio e delle collaborazioni, ma anche in relazione ai vostri sogni e agli obiettivi che vi siete posti. Perché ci sarà un'influenza proveniente dalla settima casa, dal nodo sud lunare. Potremmo trovarci a rivedere, rinnovare, aggiornare i nostri sogni riguardanti il matrimonio e le collaborazioni, oppure a doverci assumere delle responsabilità in merito. Potremmo prendere decisioni importanti, firmare contratti, accordi o fare piani che cambieranno la nostra vita, amici. In effetti Saturno e Nettuno sono entrati, anche se solo parzialmente, in Ariete, ma torneranno di nuovo nel segno dei Pesci. Posso dire che, come segno dei Pesci, stiamo attraversando un periodo in cui a volte la vita è noiosa e difficile, ma a volte, davvero lottando e combattendo, prendiamo il timone della nostra vita nelle nostre mani. Ora, ovviamente, non è finita qui. Se parliamo della retrogradazione di Mercurio, il retro inizia il 17 luglio. A partire dal 12 agosto tornerà in moto diretto, ma ci sono anche i giorni d'ombra, sia prima che dopo, in positivo e in negativo. In realtà, dal 30 giugno al 25 agosto saremo sotto l'influenza della retrogradazione di Mercurio come periodo temporale. Ora, la retrogradazione di Mercurio avviene nel segno del Leone e corrisponde alla vostra sesta casa, che riguarda la salute e anche l'ambiente di lavoro. Nel contesto lavorativo potrebbero presentarsi responsabilità rapide, improvvise e inaspettate. In altre parole, potrebbero affidarti alcune responsabilità dicendo che sei tu l'esperto in questo campo e che solo tu puoi risolvere questa questione.
In particolare, potrebbero esserci iniziative in cui possiamo mettere direttamente in gioco la nostra identità, la nostra personalità e la nostra reputazione. Accettare le proposte senza riflettere potrebbe creare per noi un effetto vincolante. Amici, non dimenticatelo. Potremmo anche trovarci a discutere con i colleghi di lavoro, essere trascinati in polemiche, reagire in modo egoista o arrogante, oppure subire questo tipo di atteggiamenti da parte degli altri. Se stiamo cercando lavoro, ovviamente in questo periodo potremmo trovarne amici, potrebbero anche verificarsi sviluppi importanti che aumenteranno le nostre entrate. Ma non dimenticate questo. È possibile ottenere risultati da cose che sono state pianificate, programmate o avviate in precedenza. Per quanto riguarda le novità, qui si creerà un effetto negativo. Non dimenticatelo. Vecchi amori potrebbero tornare. Naturalmente anche per voi, dato che Giove si trova nel segno del Cancro, nella vostra quinta casa. Quindi potrebbe bussare alla vostra porta un amore che vi farà davvero assaporare la felicità del cuore, che vi darà un'energia positiva e che potrebbe anche concludersi con un matrimonio, amici. Dare una possibilità a questo sarà sicuramente a vostro vantaggio. Ma non si tratta di un nuovo amore, bensì di una situazione in cui potreste iniziare a flirtare con qualcuno che conoscete da tempo o che vi piace da molto. Anche a queste situazioni diciamo sì. Se pensiamo invece al retrogrado di Mercurio dal punto di vista della salute, il segno del leone è un elemento di fuoco. Per questo motivo è direttamente collegato con l'energia nel nostro corpo. Quindi, amici, potrebbe esserci un calo di energia. Se in questo periodo state vivendo alcuni problemi o disturbi legati al cuore, non trascurateli. Assicuratevi di consultare un medico. In questo periodo la malattia può farsi sentire, manifestarsi chiaramente e quasi dire sono qui, intervieni su di me. Perciò è utile essere prudenti. Potremmo percepire che la nostra energia vitale si abbassa un po' insieme a un problema di salute di questo tipo. Soprattutto durante il retrogrado ci saranno oscillazioni tra il quarto e il 15° grado. Quindi se avete un pianeta in queste posizioni potreste essere direttamente influenzati. Ora, se vogliamo parlare in modo più positivo, il 24 luglio ci sarà una luna nuova nel segno del Leone. Cioè, c'è un problema, ma sembra che allo stesso tempo arrivi anche una soluzione al suo interno. Quindi, se stiamo vivendo un problema, possiamo prendere iniziative per aumentare le nostre risorse, trovare nuove fonti di reddito, trovare un lavoro, ottenere una nomina o una promozione, oppure se abbiamo aspettative come la pensione, in questi giorni possiamo fare passi concreti e ottenere risultati. Soprattutto, se avete un pianeta a 2 gradi o nelle vicinanze, questo significa che riceverete un'influenza diretta e immediata, amici. In breve c'è un'influenza molto intensa. Mentre spiegavo, forse sono andato davvero molto veloce, cioè sembra quasi che anche il mio modo di parlare sia cambiato da quando Urano è passato nel segno dei Gemelli. Mi sono un po' velocizzato, anch'io mi sono emozionato. Spero che sapremo sfruttare al meglio questo passaggio. Auguro che il mese di luglio vi porti abbondanza, prosperità e serenità. A presto, arrivederci.